Arriva quando meno te l'aspetti. Irrompe forte, furiosa. Possente urla delicatamente, sussurra ad alta voce. È presente, passato e futuro. Maestosa attraversa tutti i limiti. È luce e buio, quiete e tempesta. Sorge prima del sole e veglia sulla notte. La trovi ovunque, ma non è facile da osservare, perché sì, sto parlando di qualcosa di tangibile. Prende forma concreta dentro ognuno di noi, la tocca l'anima. Ti travolge, lasciando un vuoto, e subito dopo ti accarezza col mandolo. E la potenza con la quale giunge a te in quel preciso istante è nulla in confronto a ciò che opererà in seguito. Ti permea, come una doccia fredda, una di quelle che non vedi l'ora di finire. Scomoda, ma che poi vuoi continuare. Apri il rubinetto al massimo. Quando arriva, inizi a fare tesoro di tutto. Eccola, la consapevolezza di vivere, la consapevolezza di non avere altro tempo, la consapevolezza che un attimo passato è perduto per sempre, la consapevolezza che ciò che stiamo vivendo non tornerà mai più, la consapevolezza che loro non ci saranno mai più, quella che noi non ci saremo mai più. Una volta ingabbiato da tale potenza vorresti imprimere tutto, per poi rivivere ogni singolo attimo. I secondi, i minuti, le ore, i giorni, le settimane, i mesi e infine gli anni, per quanto pieni di tempo, passano inesorabilmente. In un primo momento lo odi, te la prendi con lui e lo giudichi malamente, imputato e responsabile di tutto, il tempo. Bastardo scorre e non si cura di chi attentamente lo osserva, come un prigioniero che tenta e riesce nella fuga, spericolato, sotto gli occhi della guardia. È ormai il 24 luglio 2020, sono le 2:20 e scrivo queste considerazioni per via di un recente avvenimento. In questa notte, stupendamente buia, del 23 luglio, sono uscito in macchina e con l'amata compagnia di mio padre ho alzato gli occhi al cielo. È lì, si vede ad occhio nudo se guardi bene. È come un'interferenza nel sistema, qualcosa di non contemplato nella vita di tutti i giorni, tanto insolita da far fermare il mondo. Sto parlando di un corpo celeste che farà la seconda comparsa fra 6.766 anni. Evento raro ed irripetibile nella vita di un qualsiasi essere terrestre. Ecco, quest'ultima informazione mi ha colpito, schiaffeggiato. Ora la sento, come se stessi in una bolla, che inaspettatamente scoppia e ti lascia cadere. Una caduta che dura anni, una consapevolezza che ti porti dietro per il restante tempo. La awareness del vivere, che non si limita soltanto all'esistere, ma che va oltre in me. Incassato il colpo, infatti, penso subito a quanto sia importante la memoria, cosa in cui pecco. Proprio per questo motivo sto affidando i miei pensieri ad un supporto fisico, che ormai è estensione della mia persona. Carta e penna? No. È un hard disk e un file in formato doc. Che fa schifo, però probabilmente darò vita a queste parole leggendole sotto a delle immagini. Comunque, tornando a noi. Il me di questa sera è arrivato, tramite quell'evento irripetibile, alla conclusione che più di ogni altra cosa su questo mondo hanno valore i momenti, che assaporarli fa bene all'anima, che fantasticare sul futuro non serve, che bisogna vivere nel momento. Rilassati e vivi nel momento. Per quanto riguarda ciò che ho visto questa notte e che mi ha portato a riflettere così forte, si tratta di C2020 F3, meglio conosciuta come cometa Neowise. È da me fotografata la sera del 23 luglio, nella costellazione dell'Orsa Maggiore, data in cui era più vicina alla Terra. Ho scattato da treppiede, senza inseguitore, cosa che mi ha procurato forti ritardi nella post-produzione. Infatti l'unione e l'allineamento di 16 foto da 4 secondi non è stato per nulla facile. Ho impiegato 2 giorni pieni per finirla. Ho registrato l'editing per circa 6 ore, aspettato tempi di rendering infiniti, ma alla fine sono arrivato allo scopo. Dietro questa immagine ci sono 2,73 giga di progetto e ore di lavoro.
A voi Neowise, fotografata dall'ingresso di Pizzo Stagnatare.